Ciao Emiliano! L'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di tornare a casa con le proprie gambe. Perché la strada non è soltanto nostra. Una bella pendenza, tira molto wild. Non si tratta di essere meglio o peggio di un altro, si tratta di avere più cervello o meno cervello. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 8 giugno 2025. Sono partito questa mattina da casa che erano circa le 9:15, 9:30. Sono partito con circa 23-24 gradi, quindi già temperature alte per l'orario. Sono arrivato a punte di 27 dalle parti di Varzi. Vi ho evitato un po' di strada noiosa per poi iniziare a scalare il Passo Penice. In quel Passo Penice mi sono fermato a mettere la 360 sulla moto e dietro di me si è fermato un ragazzo di nome Emiliano, spero di ricordare bene il nome, che abbiamo fatto una parte di strada insieme. Ciao Emiliano! Emiliano è un ragazzo che ho incontrato poco fa qui sotto all'inizio del Passo Penice, mi ha riconosciuto. Io mi ero fermato a mettere la 360 lì davanti, lui si è fermato, mi ha detto: ti seguo sul canale, mi faceva piacere salutarti, ti ho riconosciuto. Adesso lui prosegue fino al Passo Penice, ti accompagno fino al Passo Penice. Questa è la solita location dove mi fermo solitamente a chiudere i video. Prima di arrivare sul passo ne ho approfittato di riempire le borracce con acqua fresca e poi da lì ho puntato Bobbio. Ed eccoci qua, siamo arrivati anche sul Passo Penice, quindi anche ci fermiamo, proseguiamo la discesa. Bobbio inevitabilmente era piena di motociclisti, come anche la Valtrebbia. Ho fatto pochi chilometri di Valtrebbia fino a prendere lo svincolo che mi porta in quella dove sono adesso, che è la Val d'Aveto. Val d'Aveto che, come vedete, è assolutamente deserta. Il motivo è semplice: strada chiusa. Questa è una prima frana e si passa qua. Tra un po' ce ne sarà un'altra dove la strada è sbarrata, ma a noi tocca poco perché svolteremo prima. Di buono c'è che col fatto che c'è la frana non ho incontrato nessuno. Adesso noi tireremo per Casale Brugneto. Questa è la strada chiusa che vi dicevo, ma quella strada che faremo noi sarà questa qui, questa alle mie spalle. Ma noi saliremo di qua, è un percorso impegnativo, ma lo faremo. Sarà un tratto, soprattutto all'inizio, strada piccola, stretta, storta, dove inevitabilmente i limiti saranno bassi, ma sicuramente ci regalerà molte emozioni. Quindi adesso saliamo in sella e iniziamo a scalare la strada che è dietro di me. La strada, soprattutto all'inizio, presenta una bella pendenza con delle curve, come potete vedere, particolarmente chiuse. La vegetazione di certo non aiuta, è una strada che ispira molto wild. Spero di non incontrare nessuno, insomma, a vedere il traffico che c'era in Val d'Aveto mi lascia ben sperare. Però è anche vero che forse è una delle poche strade che conduce in alcuni paesi che al momento sono non raggiungibili dalla strada principale, quindi qualcuno potrebbe percorrere questa strada come me. Qui è un po' impressionante passare, vi dico la verità. In alcuni tratti troverete breccia, punti dove la strada non è asfaltata, c'è della ghiaia, probabilmente dovuta a degli smottamenti. Questa è una deviazione che mi sta facendo fare il navigatore perché c'è una strada chiusa anche qui. Quindi la traccia l'ho potuta seguire in parte, poi la riprenderò. Qui non so se rende l'idea, ma la pendenza è abbastanza impegnativa. Siamo tornati sulla traccia SP58. Io, il vento che in alcuni punti soffia notevole e la natura. Stop, fine, game over, non c'è nessun altro. Tutti quanti sul Trebbia a correre, ragazzi, che ve lo dico a fare, alcuni vanno veramente come i pazzi. Fossero capaci ad andare potrei anche capirlo, non li giustifico, ma potrei capirlo. Il problema è che tanti non sanno neanche andare. Ed ecco il primo dei passi di oggi, Passo del Mercatello. Oggi faremo un giro su quelli che possono essere definiti come passi minori. In realtà la mia idea oggi era magari di fare un salto sullo Stelvio, ma per due motivi ho desistito. Il primo è che leggevo da qualche parte che potrebbe esserci una gara e quindi nella mattinata è chiuso il passo, aprirà nel pomeriggio. Secondo, non meno importante del primo, è che fondamentalmente nella parte nord della Lombardia metteva pioggia fino a verso le 11 di questa mattina e quindi 1 + 1 = 2 abbiamo puntato l'oltrepo. Un giro
non da meno, ecco. Certamente strade, viste, panorami non sono paragonabili al Re Stelvio, ma comunque ce lo facciamo andare bene uguale. Sapete cosa vuol dire non incontrare nessuno? Ecco, nessuno, solo il vento e la natura. L'asfalto tra l'altro non è neanche male, e guardate che twist che ci aspetta tra un po'. Qui sotto c'è un bel twist. A few moments later. E stare zitti, perché come avete visto poco fa ho beccato due coglioni, ma uno in particolare, tra l'altro anche in due. Come si fa? La passeggera come fa a non riempirlo di schiaffi o di cazzotti uno che guida in quella maniera? Non lo so se è più stolto chi guida o chi va dietro. Guardate, scappo dal Trebbia per non incontrare determinati personaggi, mi ritrovo qui dove dovrebbe venire una persona con un minimo di coscienza. Come si fa a correre su una strada così? Me lo spiegate, invadendo totalmente l'altra corsia. Boh. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! ASS 654 è la strada che sto percorrendo adesso. Ecco, strada deformata, si salticchia parecchio, sembra di essere dei canguri in alcuni tratti. In alcuni tratti è molto bella la strada, in altri è messa non benissimo, di conseguenza divertimento limitato, ecco. Temperatura ideale, 20 gradi in questo momento. E tra una curva e l'altra, eccoci qui, il secondo passo della giornata. Entriamo nella zona di Parma, quindi lasciamo Piacenza, Parma, passo dello Zovallo. Decisamente un buon manto stradale, c'è qualche avvallamento sì, ma il manto stradale è decisamente in ottimo stato, e vi devo dire che il passo dello Zovallo regala comunque delle viste non da poco, molto interessanti. Del Tomarlo, adesso vi faccio vedere qui che vista c'è. Quando vi dico che ci sono delle viste pazzesche, questo intendo. Guardate che vista che c'è qua, c'è un po' di foschia sì, ma questo è il contesto. Adesso facciamo qualche centinaia di metri indietro e scendiamo a destra. Siamo sulla SP81 o strada dell'Anzola, molto bella, molto sinuosa, ci sono parecchi tornanti, siamo a circa 12 km dalla fine della prima traccia, cioè dell'andata, diciamo così, di come mi ero diviso il giro di oggi, quindi adesso tra un po' inizieremo anche la ricerca di dove poter consumare il nostro pranzo, e nel frattempo vi sto mostrando l'SP81 che è molto molto bella, asfalto ottimo e gran belle viste. Sul traffico non mi esprimo più, perché l'ultima volta che mi sono espresso avete visto come è andata, quindi non mi voglio esprimere per ora sul traffico. Sono dopo Bedonia e sto impiegando più di quello che pensavo per trovare un posticino dove pranzare. Se percorrerete la SP359R, questo è il contesto che vi attende. C'è un vento notevole da queste parti. Allora, attualmente non ho trovato nulla, proseguiamo. Passo del Chiodo, tratto stradale priva di barriera laterale, insomma una cosa un po' piccantina sarà. Vediamo se lungo la strada troviamo qualche punto carino dove fermarci e pranzare a questo punto. Parco del Monte Penna dovrebbe essere questo. Insomma, qui la strada si fa particolarmente tortuosa. Sto buttando un occhio sul navigatore e come potete vedere il navigatore mi dice che tra un po' si salirà e ci saranno anche diverse curvette. Eccoci qua, passo del Chiodo, 1452 metri. Adesso direi che qui è la location dove mi fermerò per pranzo, perché si è fatta per una certa, quindi adesso ci fermiamo qua, in qualche maniera parcheggeremo e ci mangiamo qualcosa. Pensiamo un'acqua, dai. A questo punto la questione è particolarmente semplice: bresaola, pane, ammuchina e buon appetito. Immancabile caffè che ormai mi accompagna da tempo, e poi torniamo in sella.
Il caffè non può mai mancare. Un argomento che mi piace sempre affrontare nei miei video è quello della sicurezza, sia attiva che passiva, sicurezza stradale intendo. Ragazzi, quando usciamo in moto il sabato, la domenica, per un viaggio, in settimana, pensiamo sempre, mi ci metto dentro pure io, che in strada non siamo solo noi, siamo tanti, siamo tante persone, tra cui le auto, le bici, gli scooter, i camper. L'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di tornare a casa con le proprie gambe. Invece trovo spesso e volentieri gente in giro che esce solo con la volontà, l'obiettivo di correre, sorpassare chi lo precede, dimostrando in qualche maniera il proprio egocentrismo totale. Sono più figo io, vado più forte io, sono meglio io. Non si tratta di essere meglio o peggio di un altro, si tratta di avere più cervello o meno cervello. Uno che ha cervello in strada va in una certa maniera, chi non ha cervello va in un'altra, tipo quelli che ho incrociato questa mattina, ma sulla Valtrebbia di personaggi così ne ho trovati tanti, come banalmente ne ho trovati su quella strada dove ero soltanto io. 2 moto ho incrociato, la prima meno, la seconda più, erano totalmente alla mia corsia. Se siete bravi a correre andate in pista e lì la pista dirà se sei capace o se non sei capace, ma generalmente chi è capace di andare in moto lo si vede già banalmente da come è seduto in sella, già da come è la postura in sella si capisce se sei uno capace o meno ad affrontare una curva, un tornante, ad andare sul dritto, a frenare, ad accelerare, a scalare, a tenere la corda su una curva, ad avere un determinato ingresso in curva come una medesima uscita. Insomma, chi è buono a prescindere se va forte in strada o va piano. Dico questo perché spesso e volentieri succedono gli incidenti e poi chi ci rimette è sempre chi ha subito l'aggressione, passatemi il termine, da parte di un altro che è totalmente inetto ed incapace di andare in sella, ha causato l'incidente. Allora, se siete capaci, accendete il cervello. Se invece non siete capaci, e purtroppo ne vedo tanti di persone non capaci, fatevi un regalo a voi stessi. Regalatevi un corso di guida. Ci sono diversi corsi di guida, ci sono in strada, ci sono in pista, ci sono off-road, ci sono per tutte le tasche e ci sono dappertutto, da nord a sud. Regalatevi un corso di guida, perché farete un grosso regalo a voi, ma farete un grosso regalo anche agli altri. E saper andare in moto in maniera consapevole, in maniera cosciente, sapendo quello che si sta facendo, è anche un modo per godersi al 100% quella che è o dovrebbe essere la passione che ci muove a salire su un mezzo a 2 ruote. Quando sono uscito stamattina non avevo intenzione di affrontare questo discorso, ma visto e considerato che ne ho trovati diversi oggi, allora mi è venuto da sedermi e ragionare con voi su questo argomento che è particolarmente interessante. Strettamente legato alla sicurezza è il discorso degli airbag. Adesso io non sto facendo una questione di compra moto airbag, compra questo, compra quell'altro, non mi interessa quale sia l'airbag che voi andrete a scegliere, l'importante è comprarne uno, perché andare in giro ancora con i protettori di plastica è come andare in guerra con la fionda, è assolutamente inutile. Pensate che un airbag è circa 7-8 volte più protettivo di un spinale di qualsiasi marca omologato che si trovi sul mercato. Tanti, ad esempio, ricorrono all'acquisto dell'airbag una volta che hanno subito un incidente. Ricorrono perché vuol dire che gli è andata bene, ma non sempre è così. Non aspettate sempre che vi accada qualcosa per muovervi. Questo non vuole essere un augurio affinché vi succeda qualcosa, non vuole portare sfiga, vuole semplicemente essere un invito ad accendere il cervello anche su questo argomento, perché l'airbag vi salva la vita e di vita ne abbiamo una sola, quindi teniamoci stretto quella che abbiamo. Ovviamente gli incidenti possono essere dappertutto e sono dietro l'angolo, non è che una volta che avete indosso l'airbag siete immortali, ma sicuramente riduce gran parte dei danni che la maggior parte degli incidenti può causarvi. Detto questo, come dicevo, non ero uscito per questo, ma per farmi un bel giro in moto. La giornata è bellissima, c'è un vento abbastanza sostenuto, soprattutto in alcuni tratti. Adesso qui al sole fa caldo, ma andando in moto tutto questo caldo non è che si percepisca, perché fino a poco fa qui sul Monte Penna abbiamo raggiunto 1400-1450 e c'erano 12-13 gradi sotto il bosco. Adesso torniamo in sella e proseguiamo il giro. Considerate che ci sono ancora 170-180 km, quindi di strada ne abbiamo ancora un bel po'. Tra l'altro prima parlavo di airbag di corsi di guida, ma non da meno il resto dell'abbigliamento. Vedo gente, ragazzi, con le sneakers in moto, con le caviglie scoperte, senza guanti. Prima hanno sorpassato più moto, non 1 e 2, ma più moto, tutti senza guanti. Ragazzi, la prima cosa che poggiate a terra in caso di caduta sono le mani. Come si fa ad andare
senza guanti. Adesso io non ne faccio una questione di marchio, non mi interessa, mi interessa che voi capiate la gravità della cosa. Come si fa ad andare in moto col caschetto del cinquantino piuttosto che con i jeans strappati? Ma si può andare pure le ragazze con i fusò, e un jeans tecnico con la minima protezione. Adesso ci sono singola A, doppia A, tripla A, ci sono per tutti i gusti. Io da tempo guido con quelli di PMG, mi trovo benissimo, ma ripeto, non è una questione di marca, è una questione di sicurezza. Di altri produttori, se voi andate a terra, allora ne frega un cazzo, loro i jeans li vendono uguali, ma lo dico per voi, il passo è blando, ma curve su curve sono, e il vento che soffia inesorabile, piacevole per ora. SS 654. Adesso io da Rezzo Aglio mi sono rimesso sulla Val d'Aveto, però adesso il dubbio che ho è tra un po' troverò la frana, quindi adesso sarà chiusa. Da Rezzo Aglio, che è a circa 4,5 km prima, sono tornato sulla Val d'Aveto. Adesso qui davanti dovrebbe esserci la strada interrotta, però non so esattamente dove sia interrotta. Ho visto altre moto passare, andare dritto, quindi io continuerei nella Val d'Aveto e poi eventualmente cambierò traccia nel caso in cui la mia dovesse essere interrotta appunto dalla frana. Strada chiusa, torno indietro e prendo la deviazione che mi porta a Ottone. Da Ottone faccio la Valtrebbia e arrivo a casa. C'è un limite di 30 km/h e se non male di più. Guardate il colore dell'acqua, che spettacolo che è. Poi tra l'altro su questa strada qui ci sarà un po' di traffico, perché tutti quelli che vogliono venire da quest'altro lato saranno costretti a fare questa. E quindi passo lento e deciso. Immaginate i poveri cristi che abitano qui, che sono abituati ad un traffico locale, adesso che si trovano a sentir passare auto, moto e quant'altro su queste stradine letteralmente minuscole, insomma. Tra l'altro non sono neanche messe benissimo, sporche. Questa è l'entità delle strade che ci sono. Di Piacenza, come potete vedere voi, il manto d'asfalto cambia totalmente, la carreggiata resta sempre piccola, però si evita di zompettare. C'è da dire comunque che ci sono degli scorci letteralmente suggestivi. Lì c'è la strada, ma c'è uno spettacolo qui davanti pazzesco. Adesso qui c'è parte del bosco, ma ci sono degli scorci lungo la strada dove si scopre l'intera vallata. Lì sotto è la Val d'Aveto, quella è la strada che è chiusa per frana. Questo tratto di strada qui è veramente tantissima roba. Mi verrebbe da dire benvenuti in Trentino. Siamo a circa 8-9 km da Ottone. Adesso piano piano scenderemo verso la vallata del Trebbia. Qui siamo a un'altezza di 1100 metri. Lasciamo Ottone alle spalle e ci troviamo sulla Val Trebbia, che a quest'ora 16:20. Bisogna stare non con gli occhi aperti, di più. Da qui fino a Varzi praticamente dovremo stare molto attenti, perché di mezzo c'è il passo Penice che a quest'ora non è gettonato, bensì è gettonatissimo. Da Bod adesso ci teniamo sulla sinistra e via verso il Penice. Non voglio cantare vittoria come stamattina, che poi mi trovo la sorpresa, ma per ora il passo del Penice l'ho trovato estremamente tranquillo, veramente estremamente tranquillo. Di teste calde se ne sono viste poche, pochissime in giro. Ecco il perché, ecco il perché. Eccoci qua, passo Penice. Adesso qui noi non ci fermiamo neanche, tiriamo dritto, siamo giù. Chiuderemo il video nel solito punto, il solito tavolino, farò una bella bevuta d'acqua fresca e poi chiuderemo il video. Qua sopra, neanche a dirlo ragazzi, c'è un'arietta semplicemente perfetta. In questo momento ci sono 20 gradi, 1135 metri, orario 17:04. È veramente difficile pretendere di più. Siamo arrivati alla fine del giro di oggi, 17:10, sono a circa 95-100 km da casa. Preferisco chiudere qui il video perché, come potete immaginare, dal passo Penice a casa è soltanto piattume, strade dritte, traffico, caldo. Un giro stancante, sono circa 350 km, strade non sempre bellissime come avete visto. Per concludere c'è stata anche la deviazione causata dalla frana, che però vi dico la verità, per certi versi mi ha fatto anche piacere perché mi ha dato la possibilità di passare su strade che non facevo da diverso tempo.
E ricordatevi, sicurezza sempre, occhi aperti perché la strada non è soltanto nostra. Mi raccomando, quando si va in moto l'abbigliamento deve essere quello giusto, perché così come quando si va a giocare a calcio si usa un abbigliamento specifico, quando si va sugli sci si usa un abbigliamento specifico, quando si va in moto non si può andare con i jeans con cui ci si esce il sabato sera, con le sneaker piuttosto che con i fusò. E soprattutto i guanti, ragazzi, i guanti sono fondamentali perché incrociamo le dita, ma in caso di caduta le mani sono le prime cose che poggiamo a terra. Insomma, confido nel buon senso di tutti. Ragazzi, vi ringrazio per avermi fin qui, se avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, nel prossimo video.